Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Oggi voglio parlarvi di questo avvitatore, questo cacciavite elettronico con impugnatura girevole della Parkside, modello PSSA 4B2, in vendita da oggi che è il 4 giugno del 2020 alla Lidl al prezzo di 14,99 € ed è la prima volta che esce questo modello, molto simile ad un modello in realtà che già vi ho recensito, che è in mio possesso, anzi questo non è mio. Ormai amici, parenti e vicini di casa, quando acquistano qualcosa della Lidl, sanno che mi piace recensirli e quindi mi passano i loro utensili da recensire, così abbiamo l'opportunità di vedere più utensili possibili, anche quelli che non acquisto. E allora, questo è un semplicissimo avvitatore, ripeto, è molto simile al modello della versione precedente. Adesso vedremo quali sono queste differenze e possibilmente faremo anche un paragone per vedere quale è migliore fra i due, fra questo e il modello dell'anno scorso. Cominciamo. L'utensile arriva all'interno di una valigetta avvolta da un cartone sul quale c'è un'illustrazione che ci mostra alcune principali informazioni, quindi la batteria da 4 volt 1,5 Ah, una coppia massima di 5 Nm, 200 giri al minuto e la batteria che si ricarica in circa 60 minuti. L'impugnatura è girevole, come possiamo vedere da questa immagine. Nella parte posteriore abbiamo delle informazioni più dettagliate, quindi possiamo vedere che è un potente avvitatore ricaricabile, modificabile con una rotazione della forma dritta oppure quella a pistola. Ha una lampada tascabile a LED integrata nell'impugnatura con un interruttore che ci consente di accenderla e spegnerla a piacimento, un portabit esagonale magnetico ed è compatibile con tutti i bit che abbiano almeno una lunghezza di 25 mm e che abbiano una dimensione di 1/4 di pollice esagonale. La forma del mandrino, quindi l'attacco del bit, ha una forma anch'essa esagonale ed è compatibile con gli accessori in dotazione, con l'avvitatore che vi lascerò o in descrizione, metterò un riquadro, e che ci permette di utilizzare la taglierina oppure il mandrino con la regolazione della coppia e poco altro, mandrino angolare eccetera. Ha un'illuminazione automatica LED, quindi premendo il tasto di avviamento si accende anche il LED sulla parte frontale, l'indicazione del livello di carica della batteria con 3 LED, una morbida impugnatura ergonomica, quindi con un soft grip, ed è incluso un caricabatteria USB-C con lo spegnimento automatico al raggiungimento massimo della carica, più i dettagli che abbiamo visto poco fa, 26 bit in dotazione per poter avvitare, più un portabit magnetico che ci permette di estendere la lunghezza degli stessi. Il tempo di ricarica, come abbiamo detto poco fa, è di circa 60 minuti. Vi ricordo che c'è il numero di telefono e i contatti per poter avere eventualmente assistenza tecnica da parte dell'assistenza appunto della Lidl. Adesso possiamo aprire la confezione, anche se già il mio amico l'ha aperta, e vedere il contenuto. E allora, all'interno troviamo l'avvitatore, il caricabatterie con il cavo USB. È possibile, se si danneggia il cavo USB, sostituirlo perché c'è l'ingresso da questa parte, quindi si possono separare. Poi abbiamo il portabit magnetico, 2 bit da 50 mm più i bit da 25 mm e 1/4 di pollice esagonali. Vediamo da vicino il prodotto. Si presenta in una buona plastica dura, abbastanza dura, con degli inserti in gomma sparsi per poterlo proteggere da eventuali urti e che ci offrono pure un buon grip. Molta più gomma rispetto al modello dell'anno scorso e ovviamente ha anche alcuni tasti che ci permettono di attivare e disattivare alcune funzioni, più il tasto che ci permette di modificare la sua forma. Infatti, premendo questo tasto sulla parte alta possiamo decidere di ruotare l'impugnatura e trasformarlo come un normalissimo avvitatore a forma di pistola. Sulla parte frontale dell'impugnatura c'è il tasto che ci permette di avviarlo e questo tasto, facendolo scorrere, ci permette di regolare il senso di rotazione. Infatti, premendolo in questo modo potremo svitare e premendolo dal lato opposto, quindi da destra verso sinistra, potremo avvitare. La rotazione non è controllabile, quindi il tasto ha solamente una funzione di on-off. Accendendolo inizia a ruotare al massimo dei suoi giri, che vi ricordo essere 200 al minuto, e sulla parte bassa abbiamo un altro tasto che ci permette di accendere questa torcia. Infatti in questo modo diventa una comoda torcia, che però non è utile per quanto riguarda la funzione di avvitatore, ma semplicemente per illuminare gli ambienti, perché essendo posta nella parte posteriore ovviamente non ci consente di vedere. Però la parte frontale ha un LED che ci permette di illuminare la zona sulla quale stiamo forando. Sulla parte laterale abbiamo i 3 LED che ci indicano il livello di carica della batteria, che in questo momento è carica al massimo
Nella parte frontale, a proteggere questo mandrino con questa forma esagonale, abbiamo questa gomma e infatti rimuovendola possiamo inserire gli accessori dell'altro avvitatore che ha anche in dotazione appunto il mandrino angolare e tanto altro. Vi lascerò dei riquadri per poter vedere di cosa vi sto parlando e qual è l'avvitatore in questione. Sulla parte destra abbiamo l'ingresso del caricabatterie e purtroppo questo avvitatore sotto carica non funziona, quindi nel caso in cui la batteria fosse scarica dovremmo caricarla fino al livello di carica necessario per poter lavorare, possibilmente al massimo, ma eventualmente si può dare anche una carica intermedia, ma finché non raggiungiamo il livello di carica che a noi interessa non potremo utilizzarlo appunto sotto carica. Quindi adesso vediamo quali sono le differenze fra il modello nuovo e il modello vecchio. Allora, il modello vecchio ha una plastica, mi sembra, meno curata nei dettagli, anche se è usurato perché l'ho utilizzato tantissimo, però comunque nei dettagli questo è molto più curato. Questo in più ha molta più protezione, quindi molta più gomma che protegge l'utensile da eventuali urti. Questo invece è il corpo completamente in plastica senza alcun tipo di protezione. Il tasto in questo è gommato, antiscivolo, in questo invece è liscio e il LED è protetto in questo caso anche da una gomma e qua no. Ma questi sono dettagli. Quello che più interessa in realtà è la parte frontale, quella che ci serve proprio per utilizzare questo utensile, perché sul modello precedente abbiamo una frizione che ci permette di regolare il livello di coppia, quindi avere una potenza controllata, anche se sono solamente 5 Nm, però questo tipo di avvitatore si utilizza più che altro su superfici morbide, quindi eventualmente per montare qualche armadio di quelli che si componibili, tipo Ikea per capirci, oppure per esempio per lavorare su parti elettroniche, smontare computer eccetera. Quindi in quel caso è veramente molto utile poter controllare il livello di coppia per evitare di danneggiare le superfici sulle quali lavoriamo. Questo ci consente di lavorare solo al massimo della sua coppia, quindi 5 Nm. È vero che quando vediamo che va sotto sforzo, quindi si sta avvicinando, possiamo interrompere la rotazione, però con questo possiamo controllarlo e sapere che avremo sempre quel livello di coppia, quindi per esempio 3, e ogni volta verranno distribuiti anziché 5 Nm, ad esempio 2 Nm e mezzo, e che sull'ultimo livello di coppia abbiamo invece il massimo, quindi 5 Nm, quindi possiamo andare con energia perché non sono superfici delicate. Inoltre in questo, per accendere il LED, quindi la torcia sulla parte bassa, bisognava premere direttamente sullo stesso, il che era un pochettino scomodo. Su questo invece direttamente con il mignolo possiamo accendere e spegnere perché è facilmente raggiungibile nella parte frontale. Adesso però proviamo come si comporta appunto nella sua funzione di avvitatore, quindi il motivo per cui questo utensile viene acquistato. Come abbiamo detto è un avvitatore destinato a lavori semplici. Oggi un ragazzo mi ha mandato un messaggio chiedendomi cosa ne pensassi del trapano da 14,99 €. Non è un trapano, è un cacciavite elettronico che ci consente di avvitare delle viti che non siano esagerate, anziché ruotando il polso, lavora al posto nostro. Si inserisce il bit nella sede esagonale, la stessa sede è magnetica, il magnetismo però non viene trasmesso alla vite. Devo ammettere però che hanno utilizzato questa volta dei bit davvero buoni, tant'è che riescono ad avere un intaglio così buono che l'avvitatore rimane praticamente sospeso, quindi hanno fatto una buona scelta nella ricerca dei materiali. Adesso proveremo ad avvitare questa vite da soli 3 mm di diametro per 3 cm di lunghezza e vediamo come si comporta. Perfetto, come vedete si affatica, però riesce ad avvitare un cacciavite elettronico. E riesce perfettamente e rimane pure in piedi, come abbiamo visto, perché sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla qualità di questi inserti, considerando che una confezione di inserti di media qualità costa una decina di euro. Ovviamente poi non devono essere sottoposti a stress eccessivo perché il materiale con cui sono fatti non sarà di elevata qualità, però per quanto riguarda la forma, almeno in questo esemplare che ho io, sembra che sia andato bene. Potete notare che gira perfettamente dritto, questo è un altro vantaggio a suo favore.
Peccato, se avesse avuto qualche newton metro in più sarebbe stato più sfruttabile. Il bit ovviamente può essere inserito anche in questo portabit magnetico, come abbiamo detto poco fa, che ne prolunga l'escursione in modo da raggiungere eventualmente degli spazi più difficilmente raggiungibili, quindi ci permette di avere più profondità. Sia in questo modo che ovviamente utilizzando il bit in dotazione più lungo abbiamo quasi la lunghezza di un cacciavite medio. Proviamolo quindi su superfici sulle quali è più probabile appunto che un utensile del genere venga utilizzato. Ad esempio il semplicissimo compensato multistrato di pioppo, nel quale bisogna avvitare delle viti che siano di dimensioni piccole. Infatti in questo modo non ha nessuna difficoltà, sia con viti piccole che con viti più grandi, quindi in questo caso una vite che sia da 5 mm di diametro per ovviamente 8 cm di lunghezza. In questo caso non ha importanza, perché una volta superato i 12 mm di spessore del compensato poi può essere anche lungo 1 metro e questo non influirebbe, però comunque sono 5 mm di diametro. L'avvito fino in fondo per farvi vedere una cosa. E allora ho raggiunto la massima avvitatura. Poi per farvi vedere un dettaglio che mi sarebbe piaciuto se lo avessero inserito, quindi la possibilità di regolare il livello di coppia, perché se io avvito questa vite al massimo e non ho padronanza dell'utensile, quindi decido di continuare a ruotare perché non mi rendo conto che la vite ha raggiunto il suo massimo serraggio, purtroppo provoco un danneggiamento nel legno e la vite inizierà a ruotare a vuoto. Sia questa piccola che quella grande. Questo perché, non avendo una frizione che ci permette di regolare il livello di coppia, come in questo, purtroppo non siamo padroni di decidere quale sia la forza massima che deve avere il nostro utensile. Ad esempio, in questo caso, se io regolassi la coppia a 3, quindi un livello intermedio, avvitando la stessa vite sulla stessa superficie, si attiverebbe la frizione che mi permetterebbe di fermare la forza da dare alla vite e quindi non provocare alcun danno. Come vedete, in questo caso la testa ancora sporge un pochettino, anche se non ho fatto la svasatura per alloggiare la stessa. Posso decidere di aumentare gradualmente la coppia di serraggio senza andare a danneggiare il legno. La metto a 6. Come vedete adesso la testa è praticamente sprofondata nel legno, se non per pochissimo, perché non ho fatto la svasatura, però non c'è il rischio di danneggiare lo stesso legno perché si attiva la frizione. Inoltre sarebbe stato davvero comodo se avessero ricopiato la funzione, come in questo caso, che ci permette di trattenere all'interno i bit, quindi si fa scorrere verso dietro, si inserisce il bit al suo interno e rimane perfettamente fissato, non si può rimuovere fino a quando non decidiamo noi di toglierlo. Non essendo un trapano, avendo però la possibilità di utilizzare delle punte di trapano con il codolo esagonale, se io praticassi un foro, per esempio sull'abete, in questo modo, riuscirei a praticarlo in parte, però quando proverò a rimuovere la punta, purtroppo c'è il rischio che si sganci perché istintivamente tiriamo e quindi, come vedete, si toglie. Invece in un mandrino come questo di qua non si corre questo rischio perché abbiamo il mandrino che trattiene la punta e dopo aver praticato il foro, se vogliamo tirare non abbiamo alcun problema perché comunque è incastrato, quindi riusciamo a rimuoverlo facilmente. Diciamo che hanno fatto un buon prodotto per hobbisti o per chi si occupa di manutenzione, montaggio mobili, che non devono essere danneggiati come in questo caso, perché ci permette comunque, nonostante tutto, di avere un controllo della forza. Possiamo avvitare la nostra vite e decidere
la coppia da dare semplicemente con la pressione del tasto pur non avendo la frizione. Quindi quando arriviamo quasi al massimo continuiamo ad avvitare. Perfetto. In questo modo la vite si avvita correttamente. Se fossero dei materiali molto più delicati, ad esempio della plastica, rischieremmo per esempio di spaccarlo. Tra l'altro questo alla massima forza mi sembra pure che sia leggermente più forte di quello. Hanno entrambi 200 giri al minuto, 4 volt, 1 ampere e mezzo, che poi in realtà la batteria è 3,6, però a livello massimo di carica eroga 4 volt solamente quando è al massimo della sua carica. Beh, a questo punto non ci resta che fare una sfida fra i due avvitatori e vedere praticamente qual è migliore. Quindi due viti entrambe dei 5 mm di diametro per 8 cm di lunghezza. Modello nuovo a sinistra, modello precedente a destra. Ok, iniziamo. Ok, si sono fermati nello stesso momento, quindi cronologicamente nello stesso istante, però ovviamente non c'è paragone per quanto riguarda l'avvitatura delle viti. Proviamo anche con queste viti più piccole, quindi delle viti da 4 cm per 4 mm di diametro. Ok, sempre lato alla nostra sinistra modello nuovo, a destra modello precedente. Ok, dai, ce l'ha fatta, è riuscito ad avvitare, ma non c'è assolutamente paragone. E allora ragazzi, per correttezza volevo farvi vedere una cosa. Questo avvitatore è vero che è meno potente del modello precedente, però è perfettamente allineato agli altri tipi di avvitatori della stessa tipologia, sia di altre marche che della Parkside, quindi modelli come questo Revolver e tanti altri. Questo è quello che prevale. Io ho fatto il confronto fra loro due perché sono, diciamo, un modello che sostituisce quello precedente, comunque lo affiancherà, non lo so, però diciamo che è lo stesso modello, avvitatore con impugnatura girevole, e quindi li ho confrontati. Adesso facciamo una prova avvitando su questo multistrato di pioppo che è più tenero delle viti e facciamo il confronto come abbiamo fatto poco fa con il modello con l'impugnatura girevole. Quindi metto due viti, entrambe da 4 mm, e proviamo prima quello Revolver e poi quello dell'Ikea. E allora a sinistra mettiamo sempre il modello nuovo, ok, e a destra quello Revolver. Praticamente uguali, se non per pochissimi secondi, forse un secondo di differenza, quindi riesce ad essere, diciamo, allo stesso livello. Adesso proviamo con quello dell'Ikea. A sinistra modello nuovo Parkside, a destra Ikea. Ok, quello dell'Ikea vince sfacciatamente, però è paragonabile al modello a Revolver. Anch'esso senza frizione, anch'esso dichiara di avere 200 giri per minuto e una batteria da 3,6 volt, ma come vi dicevo poco fa è la stessa batteria, e 1,5 ampere.
E allora ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo video. Cosa dire di questo avvitatore? Considerando che è un avvitatore nato per fare dei lavori leggeri, quindi montaggio di mobili, spesso intruciolato, mobili economici eccetera, o comunque su componenti elettronici, quindi dove c'è molta plastica che non deve danneggiarsi e che ha una forza proporzionata allo scopo per cui è stato progettato, quindi massimo 5 Nm, allora può andare bene, ma dovete essere consapevoli di quello che acquistate. Non state comprando un trapano, non state comprando un avvitatore dotato di frizione o di tante altre funzioni, batterie intercambiabili eccetera. Anzi, a proposito, è integrata, questo non l'ho detto ma è evidentissimo. Ma si tratta semplicemente di un cacciavite elettronico che vi sostituisce la rotazione del polso. Ha solo 5 Nm, che sono appunto quelli giusti per poterci lavorare. L'unica pecca, come abbiamo visto, è che non ha la regolazione della coppia e che non può essere utilizzato sotto carica, quindi se per caso dovesse scaricarsi dobbiamo aspettare che si ricarichi al massimo, e il fatto che il mandrino comunque trattenga il bit solo magneticamente, anche se obiettivamente ha una buona forza, riesce a trattenerlo, però sarebbe stato meglio se avesse avuto il bit trattenuto proprio dal sistema che c'è nel modello precedente. Se utilizzato per lo scopo per cui nasce, allora può andare bene, altrimenti se avete intenzione di utilizzarlo per viti che siano più grosse, questo avvitatore non va bene. E lo dico ovviamente per voi, per evitarvi di acquistare un utensile che non vada bene, ma anche per chi poi possibilmente lo cerca e non lo trova perché voi lo avete comprato, vedete che non riesce ad avvitare delle viti da 5 cm, fate il reso e poi chi è interessato non lo trova perché la maggior parte sono stati resi, e questa è una cosa che sinceramente penso che non vada bene. Detto questo, ve l'ho presentato spero nel migliore dei modi, costa relativamente poco, come abbiamo detto poco fa ci sono in dotazione tutti questi bit, che sono tantissimi, solitamente sono quelli che sono contenuti all'interno delle confezioni che costano una decina di euro circa, quindi con 5-6 euro di differenza abbiamo pure l'avvitatore. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, sperando di esservi stato utile a capire se questo avvitatore cacciavite elettronico possa fare a caso vostro. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettervi al video, appunto, ripeto, se vi è stato utile e se lo avete gradito, se vi ha fatto compagnia. Cliccate anche sulla campanella qua giù in modo da attivare notifiche e ricevere un'email ogni volta che caricherò un video. Saluto Giovi06 che mi ha contattato su Instagram e mi ha chiesto i saluti. Ciao Giovi! E adesso saluto anche tutti voi. Me ne vado ragazzi che c'è un caldo da morire. Ciao da Riccardo e a presto!